Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, leone, tendenze energetiche e affettive per il primo semestre del 2024. Uh, Carro e forza, wow, propulsione in avanti al 100%. Tra l'altro la forza è anche la vostra carta. Ragazzi, qui viaggi, movimenti, spostamenti, cambi di direzione. Ho sbagliato mazzo, devo prima prendere quello grosso. Cambi di direzione. Idee e scelte che si affrontano per una vita migliore, mi verrebbe da dire. È come un po' se arrivaste a prendere in mano le redini della vostra vita. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture comunque sono generali, sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, allora ragazzi andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il settore affettivo, quindi famiglia, amici, relazioni romantiche, tutto. Allora ragazzi, 2 di bastoni, 4 di spade, cavaliere di coppe, 4 di coppe, l'eremita, il 7 di spade e l'imperatore. Dunque, partiamo da questo 2 di bastoni. C'è voglia di guardare il futuro, c'è voglia di guardare in avanti, c'è voglia di fare progetti, di fare programmi. Vi faccio notare, in questo mazzo è bellissimo, c'è il furgoncino della Westfalia, della Volkswagen qui rappresentato, che è una carta che parla di viaggi. Qui ho proprio come la sensazione che c'è qualcuno che se ne vuole andare in giro per il mondo. Vedete che c'è anche il mondo qui. Come se ci volesse, se ci fosse il desiderio di andare lontano. Questo 4 di spade al contrario invece mi dice che c'è qualche cosa che state guarendo o che guarirete. È comunque un momento dove è come se aveste bisogno di, di riprendervi un po' in mano la cura di voi stessi, mi viene da dire, perché quando c'è il 4 di spade c'è proprio una stanchezza e una ferita dell'anima da curare. Abbiamo poi anche questo cavaliere di coppe, che è un bellissimo segno, devo dire, quindi il cavaliere di coppe è sempre una persona che arriva e quando arriva arriva per fare delle promesse durature, sono promesse di un certo spessore, è un personaggio che ha maturato un certo tipo di emotività, di sentimento. Mentre il 4 di coppe è una carta che indica cecità. Ho come la sensazione che qui potrebbe presentarsi una persona nuova, nel caso invece abbiate già qualcuno, vi dico che potrebbe essere un'offerta che vi arriva, che però con questo 4 di coppe è un po' come se non consideraste tanto, o qualcuno non reputa questa offerta tale. Sapete, ci sono quelle persone che lanciano la palla scherzando, ridendo, quindi uno non sa mai se prenderle sul serio o se realmente stessero scherzando, quindi può essere un po' quell'energia lì, diciamo. Andiamo a vedere carta per carta, così riesco a darvi più sfumature. Andiamo a vedere il 2 di bastoni.
un altro 2 e un 4 di coppe nuovamente. Abbiamo la sacerdotessa e appunto il 4 di coppe. È interessante perché il 4 di coppe è una carta di cecità, mentre la sacerdotessa è qualcuno che vede al di là. È come se ci fosse qualche questione familiare che come se non aveste chiaro qualche cosa delle persone che sono intorno a voi. Vorreste vedere lontano, vorreste magari riuscire a fare delle previsioni nel lungo periodo, ma è come se foste troppo focalizzati su quello che non avete, sugli aspetti di carenza, su quello che manca. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo la forza nuovamente e gli amanti. Wow. Devo dire ragazzi che con la carta della forza e la carta degli amanti lavorerete molto 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 bene sul vostro lato affettivo, sulla sfera, diciamo così, affettiva. La forza mi parla di qualche tipo di scelta che potrebbe essere presa, ma infatti qui ce l'abbiamo, ve l'avevo già detto all'inizio, e anche la carta degli amanti parla di una scelta che è fatta per amore di se stessi. È come se, ripeto, prendeste in mano ad un certo punto le redini della vostra vita affettiva nella prima parte del 2024. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Prima le tiro giù tutte, poi vi do delle informazioni più specifiche per ogni settore, però prima voglio farmi un'idea generale e andiamo a vedere carta per carta. Allora, abbiamo un Cavaliere di Bastoni che è spiegato dall'Asso di Coppe e da un 7 di Bastoni al contrario. Guardate ragazzi, ho come la sensazione, soprattutto se siete single, che qui ci sia la voglia di creare una relazione, ci sia anche la voglia di costruire una famiglia, mi viene da dire, o di fare qualche progetto di coppia, ma ho anche l'idea che potrebbe mancare la materia prima, l'uomo o la donna in questione, se siete single chiaramente. Come se non aveste ancora nessuno di interessante, ecco, per le mani. Può anche essere che, appunto, se siete single e non avete nessuno per le mani, l'obiettivo del primo semestre del 2024 sarà proprio creare una relazione sana, in luce, stabile, nutriente, nutritiva per ambedue le parti. Scusate, vi dico, c'è un asso di coppe, quindi c'è l'inizio di un nuovo sentimento. Può essere un sentimento romantico, considerato che abbiamo questo cavaliere di coppe. Può anche essere un'amicizia, per qualcuno, non è detto che perché è un cavaliere di coppe debba per forza essere una persona a livello romantico, però applicate voi la lettura alla vostra realtà. Andiamo a vedere il 4 di coppe. 2 di pentacoli. E cavaliere di coppe. Ragazzi, figure ce n'è. Quindi se siete single, ho proprio la sensazione che conoscerete diverse persone. Se siete in una relazione già o avete comunque qualcuno che impegna il vostro cuore, ho più l'idea che la cosa sarà lenta, che ci saranno certe dinamiche che si ripeteranno, è per quello che voi qui dovete curare e fare delle scelte. Lavorate, è molto importante per voi lavorare sull'amor proprio in questo primo semestre, perché è come se vi rendeste conto di alcune bugie che vi siete sempre raccontati inerente o il modo di stabilire le relazioni, e qui parlo di tutte le relazioni, o è proprio un qualche cosa che non state vedendo di voi stessi, come se allora, potrebbero esserci delle questioni anche legate all'ego, però è come se il valore che avete non ve lo date e viceversa, certe cose in cui voi siete carenti, in realtà magari vi sentite forti in quelle cose lì, vi sentite, ehm, sì, vi sentite bravi in un settore piuttosto che un altro, magari è un vostro riflesso
è una vostra proiezione ed è come se aveste bisogno di buttare giù quest'idea. C'è qualche ciclo qui con il 2 di pentacoli che tende a ripetersi. Ok, andiamo a vedere l'eremita. 9 di coppe e 6 di bastoni. Allora, devo dire che l'eremita fa riferimento a un momento di isolamento. Vi dico, è una carta di introspezione. Quello che mi colpisce è che l'eremita è una carta di isolamento, mentre il 6 di bastoni è una carta di qualcuno che parla ad un pubblico. Quindi è come se con questo eremita, con questo momento di isolamento, con questa fase di introspezione, la vediamo anche qui, perché abbiamo questo 4 di spade che parla di un ritiro spirituale. Però comunque è come se riusciste a trovare il vostro appagamento, il vostro successo in quello che è questo stato di solitudine. Magari qualcuno inizierà a capire come star bene da solo o da sola, indipendentemente dal fatto che siate singolo o in coppia, eh. È come un mi godo il tempo che riesco a ritagliarmi per me. Mi godo questo tempo per nutrirmi, per godermi tutto quello che ho, per farmi magari un bel bagno con i petali di rosa, l'incenso, insomma. Ho l'idea che sarete portati a coccolarvi di più, questo sì, ma fa parte del lavoro dell'amor proprio, imparare a darsi le coccole, imparare, che non è darsi il capriccio quando lo si vuole, però imparare, per esempio, vi faccio un esempio, ehm, se fosse un capriccio sarebbe, ok, ho un momento di fame, mangio la merendina o mangio quella roba lì, oppure non ho proprio fame, però siccome c'è la merendina me la mangio perché sono golosa. E invece diciamo, un punto di vista un po' più sano sarebbe: ho fame, va bene, mi mangio una mela. Preferirei la merendina, ma so che non fa bene al mio corpo perché ci sono gli zuccheri, i conservanti, farine bianche, bla bla bla, e quindi preferisco la mela. Anche quello, lo scegliere la mela, è un modo di volersi bene perché si introduce del cibo sano. Andiamo a vedere sette di spade. Sono proprio curiosa di vedere a cosa fa riferimento. Regina di coppe e morte. Ragazzi, che tipo di atteggiamento qua vi sta confondendo? Ho come l'idea che sarete portati a imparare come nutrire voi stessi, come essere madri di voi stessi, come tagliare certi atteggiamenti e certe emotività che vi trasportano troppo. Andiamo a vedere l'imperatore. Anzi no, voglio una carta in più per la regina di coppe. 3 di bastoni. È come smetterla di raccontarvi bugie su qualche progetto o sul modo di andare avanti con questo 3 di bastoni. Allora, il 7 di spade di solito è una carta che parla di mente o parola. E qui è qualcosa che o dite o pensate inerente questa regina di coppe. Quindi potrebbe essere inerente a vostra madre, inerente alla maternità, inerente a un certo tipo di progetto o inerente al modo in cui voi percepite le vostre emozioni. Come guardate al futuro? Con che emozione guardate al futuro? Vi dico questo perché quando noi pensiamo o proviamo qualcosa, nel mondo fisico non si vede, ma nel mondo eterico sì. Si vede, chi ha il terzo occhio aperto vede il mondo eterico e quindi si vedono queste manifestazioni di energie, perché comunque è energia. Ok, quindi
Nel momento in cui voi iniziate a mandare un certo tipo di energia, l'universo vi risponde con lo stesso tipo di vibrazione. Quindi che tipo di vibrazione state mandando all'universo? Che tipo di messaggio state mandando? Quale bugia state raccontando, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'imperatore. 7 di pentacoli e 8 di spade. Beh ragazzi, devo dire che finendo con l'imperatore si finisce piuttosto bene, è una carta di stabilità, è una carta di qualcuno che ha raggiunto un certo tipo di risultato, sempre attraverso lo sforzo, cioè l'imperatore è uno che se l'è guadagnato, però comunque è un qualche cosa di stabile e duraturo nel tempo. Allora, partiamo da chi è in coppia. Se siete in coppia, ragazzi, qui potrebbe esserci qualche dinamica da dover modificare, da dover guarire, da dover rettificare. Ho come la sensazione che siete un po' sguarniti all'interno della coppia. Cioè, il fatto che si sia in coppia non vuol dire che si debba accettare, diciamo, tutto o farsi andare bene certe cose per amor di pace. Qui il discorso dell'amor proprio è smettete di raccontare bugie a voi stessi, mi viene da dire. Cioè, giustificare gli altri, no? Vi dico, c'è con la carta degli amanti come un rinnovato sentimento, un rinnovato amore, un rinnovato equilibrio nei confronti anche dell'altro. E vi dico che se siete in coppia ci potrebbe anche essere un progetto di un certo spessore entro la fine del semestre. Per qualcuno si tratta di una casa. Per quello che riguarda i single, movimento ce n'è un sacco, ragazzi. C'è tanto movimento. L'unica cosa è che, cioè nel senso le potenzialità ci sono, le energie sono disponibili, siete voi che dovete uscire di più, mi viene da dire, farvi vedere di più, smettere di essere così ciechi nei confronti magari degli amici. Perché avete tante carte, ehm, anche l'otto di spade in un certo senso, di pensieri, di introspezione. E qui abbiamo due carte di scelta, con il carro soprattutto. Ho come l'idea che qui ci sarà da prendere una direzione, se siete in coppia, cioè che direzione diamo alla nostra relazione, dove vogliamo arrivare, che obiettivi abbiamo in comune, che progetto di vita stiamo costruendo insieme. Stiamo costruendo un progetto di vita? Punto di domanda. È un po' fare il punto della situazione. Se siete single, ma appunto avete qualcuno magari che vi gira intorno, anche un po' la stessa storia, nel senso cercare di capire che direzione, che potenziale ha la relazione. Ho come l'idea che, allora potrebbe esserci qualche familiare, vi dirò, ehm, che ha bisogno del vostro, più che aiuto, della vostra compagnia, mi viene da dire. Ho questa sensazione che il prestare aiuto o fare compagnia a questa persona potrebbe aprirvi mondi e prospettive per i progetti futuri che fino ad adesso non avevate considerato. La carta della cecità qua, no? Quindi è come se ci fosse un'offerta, una coppa in più che voi non riuscite a vedere perché siete focalizzati, ce l'avevate anche da un'altra parte il 4 di coppe, siete troppo focalizzati sulle coppe vuote che avete davanti e quindi, ripeto, sulla carenza. È come se mancasse qualche cosa e
cioè nella vostra vita, diciamo così, e l'accudire, lo stare con una persona vicino a voi, con un familiare vicino a voi, vi dia la possibilità di vedere che cos'era che mancava. Comunque non vedo particolari disagi, diciamo così, per quello che riguarda la famiglia. Possibili spostamenti, traslochi, perché abbiamo appunto la carta del carro qua. È per poche persone, perché sinceramente ho solo quella come carta di movimento. Fatemi vedere un attimo, ma sì. Se doveste avere figli o se state programmando di avere figli, allora una cosa che ho forte per i single è che vorrebbero figli ma non hanno il partner o la partner in questo momento. Qualcuno potrebbe pensarla così nel primo semestre del 2024. Però se avete figli, ragazzi, vi dirò che mollerete la presa. È un po' come se inizierete a fidarvi di più dei vostri figli, di quello che vi dicono, del tipo di strada che stanno percorrendo. Allora, ho parlato della famiglia, ho parlato dei singoli, delle coppie, dei figli, cosa manca? Gli amici. Allora, gli amici, gli amici, gli amici. È che siete in fase eremita, quindi non so quanto effettivamente ehm, sarete nella movida, però nonostante questo vi dico che qualche amicizia nuova, amicizia pulita, nel senso non potenziale partner, proprio amicizia, ci potrebbe essere per o il lavoro, magari se iniziate un nuovo lavoro, potrebbe essere un nuovo collega con il o la quale vi trovate bene, quindi si potrebbe innescare qualche cosa di questo genere. Però non vedo un grosso fermento, sinceramente, nella vita sociale, perché vi vedo tranquilli, vi vedo più che tutto in fase di guarigione, di autostudio, di capire che cosa volete. È come se si cercasse di mandare avanti un certo tipo di settore piuttosto che un altro. E qui ho la sensazione che prima di tutto è il settore dell'amor proprio. È come se foste un po' in autoanalisi, vi renderete conto di quali sono le bugie. Però sta di fatto, ragazzi, che comunque con la carta dell'imperatore si arriva alla fine del semestre ad una stabilità, ok? Ad ad un risultato concreto, duraturo. È anche un po' come se si uscisse da questa ehm, fase malpensante. Si trova un'attitudine più positiva. È come se si ritrovasse un po' la speranza, la voglia di muoversi. Ripeto, qualcuno prenderà in mano le redini della propria vita, grazie anche a questo lavoro interno che si sta facendo. Avete anche gli amanti qua. È come se si sviluppasse una nuova forza interna in questo periodo, che vi dà la possibilità di affrontare le relazioni che entreranno e quelle che già avete in maniera diversa. Andiamo a vedere una koan zen, vediamo che messaggio vi vogliono dare. Brucio i libri nella borsa, ma non posso dimenticare i versi scritti nel profondo del mio essere. Non so se si vede. È un po' come dire faccio finta di non sapere o cerco di non imparare, di non svelare, faccio finta di niente, però comunque c'è qualche cosa, c'è una ferita nel profondo del cuore che, beh, ferita io lo dico perché c'è la morte, in realtà qua non parla di ferita, parla di qualche cosa che è rimasto stampato nel profondo della vostra anima. Nonostante tutto quello che si può imparare o si può evitare di sapere, c'è comunque qualche cosa che voi sapete. Avete la sacerdotessa, qui l'intuizione è bella bella sviluppata, eh? Il punto è che qua non si vuole sentire, ci si sta raccontando delle bugie. Va bene ragazzi,
Questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se per caso non riuscite a trovare il tasto abbonati, può dipendere dal modello del telefono, dalle impostazioni che avete voi sul canale di YouTube oppure dagli aggiornamenti del telefono. Potete provare entrando in un video e vedere se magari cambiando schermata riuscite a vedere il tasto abbonati, se no diversamente vi consiglio di cambiare macchina, quindi sempre col vostro account ma di entrare da un altro telefonino o direttamente dal computer. Dal computer si dovrebbe vedere. Bene, detto questo io vi auguro un inizio 2024 splendido, vi ringrazio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!